Allora, abbiamo appena terminato proprio adesso di ascoltare un disco insieme e questo ascolto mi ha molto emozionato e devo dire la verità, mi sembra anche perfetto per introdurre l'argomento del nostro primo video e dal momento che anche nel corso dell'ascolto, insomma, sono riuscito a intuire, a realizzare un po' tutto a un tratto cosa sia l'alta fedeltà, però sono curioso di saperlo da te, insomma, di sapere cosa ne pensi tu, quindi ti chiedo che cos'è l'alta fedeltà secondo te e che cosa dovremmo aspettarci in senso generale da una catena d'ascolto. Grazie per la domanda. In effetti, anche se la risposta può sembrare banale, ma è una domanda che dovrebbe seriamente porsi chiunque in qualche modo è coinvolto in questo ambito, sia da parte di chi usa una catena audio per ascoltare della musica, sia in qualche modo contribuisce a creare una registrazione, creare un contenuto che poi può essere fruito da una catena audio. Dal mio punto di vista, lo scopo e l'utilità di un sistema di riproduzione è quello di poterci trasportare nello spazio e o nel tempo laddove è stata eseguita la performance musicale che vogliamo ascoltare. Questa è una cosa, come dicevo prima, apparentemente banale, ma se riflettiamo la grande opportunità che abbiamo di poter ascoltare degli eventi musicali, magari di valore assoluto, che sono stati registrati anche 50, 60, 70 anni fa, ci sono delle registrazioni che risalgono agli anni 20, 30, quindi è quasi passato un secolo, e se immaginiamo, se pensiamo un attimo quanti grandissimi artisti hanno scritto, composto, diretto, suonato musica, sarebbe stato estremamente importante e utile avere una registrazione di come loro avevano immaginato, composto, diretto e eseguito certe opere. Relativamente invece a cosa possiamo aspettarci da una catena di riproduzione, ovvero cercare in qualche modo di stabilire qual è il limite asintotico a cui possiamo immaginare di tendere durante l'ascolto di una registrazione, il brano che abbiamo ascoltato stamattina è secondo me molto significativo. Si tratta di un brano, se vogliamo usare questo termine, semplice, nel senso che abbiamo un, un cantante che si accompagna con la chitarra, quindi abbiamo voce e chitarra di accompagnamento, ma il modo con cui la catena di riproduzione è stato in grado di portarci quasi fisicamente laddove la registrazione è stata effettuata, come se il cantante effettivamente l'avessimo 2-3 metri di distanza davanti a noi, è qualcosa di così bello che risulta quasi incredibile durante l'ascolto, specie pensando che il disco è stato registrato nel 1974, 64 anzi, per cui sono passati 60 anni da il momento, ma la sensazione che fosse fisicamente presente era netta e non dubitabile. Così come era netto e non dubitabile la sensazione che ci fosse qualcosa che andasse oltre alla tecnica di riproduzione. E questo è l'aspetto che reputo più importante, cioè il fatto che in qualche modo si è creato una sorta di ponte, di una connessione, uso un termine un po' importante, ma per rendere idea, una connessione quasi spirituale fra l'ascoltatore e l'artista. Quindi sto parlando di qualcosa che va oltre ai parametri tecnici con i quali siamo abituati a descrivere un suono riprodotto. Quindi non si tratta tanto di timbrica, di velocità, di dinamica piuttosto che di articolazione della scena sonora, insomma è qualcosa di più raffinato e più profondo per il quale non ho trovato sinora nessun'altra espressione se non descriverlo in termini di espressività musicale. Anche se questo termine da parte di chi in qualche modo è esperto di musica può essere giustamente confuso con qualcosa più legato alla grammatica musicale. Ma ciò che personalmente intendo dire col termine di espressività musicale è la capacità che ha una catena di riproduzioni in certe condizioni di creare un collegamento empatico, emotivo, direi quasi spirituale, molto profondo
netto e direi indubitabile fra l'ascoltatore e l'artista che sta eseguendo la performance musicale. Grazie per questa risposta perché mi ha aiutato a capire meglio un po' anche quella che era la mia sensazione. Però, siccome abbiamo parlato di un ascolto legato a un artista che canta e suona la chitarra, quindi chitarra e voce, secondo te accade la stessa cosa quando si parla di una rock band o di un ensemble jazz o addirittura di una grande orchestra, quindi di elementi che sono molto più numerosi? Allora, in effetti è una questione molto delicata, perché finché stiamo ascoltando un singolo artista è più facile focalizzarci su di esso e se l'artista in qualche modo predisposto sta suonando con apertura di cuore, con empatia e coinvolgimento, è più facile creare una connessione con lui. Quando invece durante le produzioni sono coinvolti più soggetti, specie se i più soggetti suonano contemporaneamente, rimane più difficile per il nostro sistema percettivo avere un punto di focalizzazione che ci consente di stabilire un rapporto più empatico, più profondo con un soggetto unico, perché i soggetti continuamente cambiano e si alternano. Però anche se non in modo così preciso e puntuale come quando abbiamo a che fare con un singolo artista, e magari sarà occasione per farti ascoltare qualcosa in questo ambito, è comunque possibile avere una sensazione molto simile, anche con delle band con dei complessi più ampi. Se invece andiamo nell'ambito della musica rock o della musica elettronica pesantemente manipolata, lì è difficile mettere in atto una cosa di questo genere. Andiamo verso un modo di fruire e di ascoltare la musica che difficilmente può essere così, direi, intimo. Un ruolo fondamentale perché poi questo possa accadere è legato alla qualità e alla tecnica di registrazione. Se la qualità e la tecnica di registrazione è riuscita a catturare e conservare quei dettagli e quelle informazioni che sono necessarie perché il processo di cui abbiamo parlato prima possa compiersi, allora anche in quel caso è possibile. Se prendiamo per esempio un'orchestra media può avere 50, 60, 70 elementi, senza andare a situazioni molto più complesse e articolate come può essere la musica lirica oppure opere come Carmina Burana dove abbiamo una grande orchestra, solisti, coro, i cori alle volte sono anche raddoppiati, coro delle voci bianche. Lì diventa molto difficile avere un singolo elemento di focalizzazione. Quello che è importante in quella situazione è che il direttore d'orchestra o chi si assume la responsabilità di dirigere un'opera così complessa e articolata riesca a infondere all'opera complessiva un'espressività tale che in qualche modo ci catturi e sia più l'espressività complessiva con la quale riusciamo a sintonizzarci. Hai accennato al fatto che affinché queste registrazioni siano così belle, così potenti, è necessario che siano catturati determinati parametri. Ecco, secondo te quali sono questi parametri? Questo è un punto molto delicato. Il discorso devo farlo leggermente più grande rispetto alla domanda precisa e puntuale che hai fatto. Partiamo da questo presupposto, ecco, se vogliamo usare questo termine. Io personalmente sono grande appassionato di musica. Come sai, quando è possibile, anche 3-4 volte alla settimana vado a teatro a ascoltare musica dal vivo. Prediligo i generi dove in qualche modo ci può essere l'apporto della voce, quindi lirica piuttosto che recita di canto, ma anche, ad esempio, stasera, come ti ho accennato prima, c'è un concerto a Teatro Ponchielli di una famosa pianista con una piccola orchestra solo di fiati. In pratica vado ad ascoltare qualunque cosa non richieda l'uso dell'elettricità per essere suonata, quindi tutti i generi prettamente acustici. E durante gli ascolti, fin da parecchi anni fa, mi sono sempre posto questa domanda. Perché la musica che ascoltiamo riprodotta durante l'ascolto si manifesta, si rivela essere
così diversa rispetto a quello che sentiamo quando siamo coinvolti nell'evento dal vivo. Anche questa potrebbe sembrare una domanda banale, e in effetti per certi versi lo è, nel senso che nulla può sostituire l'esperienza dal vivo, anche perché una volta che siamo presenti dal vivo ci sono collegamenti empatici con le persone che sono presenti, col pubblico, ascoltare un concerto da solo piuttosto che insieme a altre persone è completamente diverso. Ma a parte questi ambiti, anche relativamente proprio solo all'informazione acustica che arriva alle nostre orecchie quando siamo in una sala da concerto ad ascoltare della musica, mi sono chiesto sempre cosa manca nella riproduzione perché il suono che ascoltiamo in qualche modo risulti realistico o quantomeno verosimile. E questa è stata una ricerca molto lunga che col tempo mi ha portato a cercare di comprendere quali sono gli aspetti tecnici, quali sono le caratteristiche, nel mio caso specifico, che un'elettronica deve avere perché sia in grado di poter gestire, se è una sorgente in qualche modo, di poter estrarre dal disco queste informazioni. In un amplificatore essere in grado di amplificarle e erogarle al carico, comunque in qualche modo essere in grado di gestire queste informazioni e farle arrivare alle nostre orecchie. Stiamo parlando di informazioni molto piccole, sarei tentato di dire quasi inudibili, se non fosse però che, pur essendo molto piccole, sono estremamente importanti, perché sono quelle che poi rendono il suono realistico, verosimile, coinvolgente, piuttosto che distaccato e lontano da noi, pur se apparentemente perfetto e bello nella sua estetica sonora. E comunque mi viene da pensare che per un appassionato, per un audiofilo, ascoltare con questo tipo di approccio possa addirittura portarlo a mettere in discussione completamente, insomma, la sua catena d'ascolto, se deve davvero cambiare prospettiva in questi termini. Non lo metterei in termini così drammatici o negativi come hai detto. Innanzitutto penso che quello che sarebbe importante per un appassionato, per un audiofilo, in qualche modo cercare di allontanarsi, sganciarsi da il giudicare, valutare una catena eminentemente in termini tecnici. Nel senso che se cerchiamo di analizzare un suono sezionandolo nelle varie parti, quindi come accennavo prima, cerchiamo di descrivere un suono in termini di timbrica, di velocità, di dinamica, di risoluzione, eccetera, eccetera, magari già purtroppo con la mente farcita di preconcetti o di opinioni, magari non del tutto vere, non del tutto suffragate da un'esperienza pratica reale, è molto facile per l'appassionato in qualche modo perdersi cercando di inseguire dei singoli aspetti, ma mancando di una visione complessiva. Utilizzando una frase di pubblico dominio, è un po' come dire che l'operazione è riuscita perfettamente, ma il paziente è morto. Quindi molto spesso purtroppo si sentono delle catene di riproduzione che hanno dei suoni che possono essere definiti esteticamente belli, ma al lato pratico decisamente poco espressivi. E secondo te per perseguire questo approccio, per riuscire a integrarlo insomma nella propria visione, che cosa bisogna fare, che consiglio possiamo dare all'audiofilo? In effetti, per un audiofilo che deve operare da solo non è un compito semplice, nel senso che le informazioni a cui tipicamente un audiofilo può accedere derivano o dalle riviste o dai vari social, forum, cose che può leggere sul web, in qualche modo ciò con cui entra in contatto durante le manifestazioni e le fiere, ma a mio avviso manca qualcosa che faccia una didattica dell'ascolto, sarei tentato di profonda e competente e aggiungerei quasi non interessata. Posso ad esempio accennarti all'esperienza che capita abbastanza frequentemente qui nella nostra sala d'ascolto.
Quando una persona ci viene a trovare per un ascolto, io utilizzo una metodologia di questo genere, metodologia che nel corso degli anni ho verificato essere forse quella più utile. Lascio alla persona almeno una mezz'oretta di tempo, meglio se è un'ora, per adattarsi, per ambientarsi in un luogo che per lui è del tutto sconosciuto. Trova diffusori, elettroniche, cavi, ambiente, tutto quello che in qualche modo lo circonda è a lui non familiare. L'unica cosa che può avere di familiare, e cerco sempre di esortare gli audiofili a fare questo, avere con sé dei brani musicali con i quali la persona abbia una certa familiarità. Ecco, in questa prima mezz'ora, un'ora, lascio che la persona ascolti come è abituata a ascoltare. In qualche modo il suo sistema percettivo si acquieta, si tranquillizza e dopo quel tempo in qualche modo è pronto per fare degli ascolti più seri, più approfonditi. Allora cerco di condurre la persona a fare attenzione, quello che ti ho accennato prima, ai parametri più legati all'espressività musicale, più che il discorso, l'impianto, una bella timbrica, mi piace, non mi piace. Sì, dico, ma cerchiamo di andare un po' oltre. Intanto che ascolti quell'artista, che ascolti questo brano, cosa siamo in grado di poter cogliere a livello di espressività e di espressione? E vedo che i tempi variano a seconda delle persone. Ci sono persone che sono più veloci, più reattive, persone che hanno bisogno anche di, si arriva alle volte anche a 10 ascolti dello stesso brano, perché a un certo punto scatti una scintilla di consapevolezza. Nel momento in cui la persona riesce finalmente a cogliere un aspetto che prima non aveva considerato, è un po' come vedere qualcosa con degli occhi diversi rispetto a come l'abbiamo sempre guardato. Un po' così, ma è un po' come delle volte ci si immagina di avere una ragazza che è stata con nostra compagna di banco magari per 5 anni e l'abbiamo sempre considerata solo una compagna di banco. Poi capita il giorno che la vedi con un altro occhio e dici, ah, e da lì poi magari diventa tua moglie, diventa la compagna della tua vita. Deve scattare qualcosa che faccia espandere la comprensione e la percezione dell'ascolto in un ambito che è più ampio e diverso, che vada oltre la tecnica. Tutto questo funziona a una condizione, che la catena di riproduzione nel suo insieme, e insisto nel suo insieme perché non è responsabilità di un singolo componente, ma è responsabilità di una catena complessiva, quindi sorgente, amplificazione, diffusori, cavi, ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. È importante che la catena sia in grado di riprodurre i suoni e la musica in un ben preciso modo, sia in grado di far giungere all'ascoltatore quelle informazioni di cui parlavamo prima. Se la catena di riproduzione è una catena di riproduzione con una sonorità eminentemente tecnica, la possiamo ascoltare anche per una vita cercando di cambiare il nostro punto di ascolto, ma non riusciremo mai ad andare oltre. Un altro paragone che potrei fare è un po' come cercare, ecco, possiamo immaginare di avere un robot antropomorfo, molto sofisticato, dotato di sensori di posizione tattile più all'avanguardia possibile, ecco, possiamo comandare a questo robot di darci un abbraccio. Lui lo può fare anche cercando di emulare nel modo migliore possibile quello che potrebbe fare una persona, anzi magari è stato addestrato a ricevere abbracci per poterle poi riprodurre a sua volta. Ma comunque la qualità dell'abbraccio e ciò che a noi come senza profonda ci arriva sarà sempre enormemente diversa da quando ci abbraccia una persona reale, magari una persona che ci è particolarmente cara. Ecco, mi sentirei quasi di chiudere con un'immagine di questo genere. Una catena di riproduzione in grado di fare quello, in qualche modo, riesce a darci quella sensazione di intimità con la musica e con l'evento musicale.